Ragazzi, eccoci arrivata alla seconda puntata di Quattro Chiacchiere con, e oggi come ospite, David Greco. Molti di voi già lo conoscono, alcuni ancora non lo conoscono, ma ragazzi, volevo mantenere la puntata molto breve come ho fatto fino adesso, nel termine di 10 minuti, ma c'è troppa carne al fuoco con David e quindi mi sono dovuto prolungare, ma vi assicuro una puntata ricca di contenuti e di spunti. Ragazzi, David ha corso nei kart, nelle piccole serie Formula, collabora con Codemaster con Formula 1 da tante edizioni per migliorarne l'handling, è alle redini del team Musto, uno dei team più conosciuti in Italia e nel mondo, nelle competizioni più importanti di sim racing. Quindi ragazzi, tanta carne al fuoco e non voglio dilungarmi nell'intro. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi con David Greco. Molti di voi già lo conosceranno, ma anche per chi non lo conosce cercherò di farvi scoprire un pochino chi c'è dietro questo ragazzo che io in realtà ho conosciuto tramite il sim racing e che in realtà ha tante sfaccettature in questo mondo, dalle corse reali, da team di sim racing molto conosciuti a livello internazionale e le sue collaborazioni con software house che trattano il mondo del sim racing. Ciao David, e innanzitutto grazie di essere qui con noi. Ciao Mirko, no, un piacere per Bene, me. bene, senti, iniziamo a raccontare un po' a chi ci segue qual è il tuo excursus, come tu ti sei avvicinato al mondo del sim racing, per far capire anche ai ragazzi un po' chi sei. Io mi sono avvicinato tramite le corse reali, ho iniziato in Brasile, vivevo in Brasile all'epoca perché mio padre è del Ministero Affari Esteri, quindi consolato, viene mandato ogni 4-5 anni a altri posti. Ho corso in Brasile con le carte, poi ho iniziato un pochettino di Formula Ford, ho fatto qualche gara in America con la Skip Barber, che c'è tantissimo su iRacing, quindi tanti conosceranno. Nel frattempo mi tenevo allenato già con i simulatori più o meno già nel 99-2000, quindi anche con Grand Prix Legend, e in sostanza comunque sono appassionato da sempre perché ho iniziato da GP1 fino a tutti gli ultimi, fino a tutti gli ultimi, e quindi ho iniziato così e mi è sempre piaciuto il vedere come si evolve il mondo del sim racing e sono ancora qui. Poi tu ti sei avvicinato anche al mondo di crearti un team, cioè fai parte di un team molto conosciuto. Vuoi parlarcene un attimo? Sì, il team ora si chiama Musto Racing ed è uno dei pochi ufficialmente sponsorizzati dalla Trustmaster, grazie anche al fatto che abbiamo partita IVA, associazione e tutto, quindi si può fare. Inizia come Schizzato Racing. Era un team reale di moto, uno dei team manager faceva sim racing, io iniziai con loro nel sim racing italiano più o meno nel 2008-2009. E dopo qualche anno che su Sim Racing Zone e altri posti abbiamo vinto tantissimo, ci fu Roberto Musto che volle comprare così il team. Roberto Musto è di Rieti, è abbastanza conosciuto nella zona di Rieti, businessman di successo anche, fa distribuzione bevande in tutta Europa, ma principalmente in Italia, ma in tutta Europa. Con lui, grazie a lui, un po' di sostegno finanziario suo, siamo riusciti a crescere un po' di più e siamo riusciti a fare parecchie cose a livello anche personale per certi piloti che sono cresciuti con voi, molti di quelli che si conoscono nel panorama dei sim racer, come per esempio Manuel Biancolilla, è riuscito ad arrivare in F1 eSport per 2-3 anni, anche quest'anno so che sta cercando e ha buone possibilità di rientrarci. Giglioli che è riuscito addirittura ad arrivare in Ferrari Sport. Insomma, queste sono le traguardi e sono per me le cose più importanti. Non ritengo così importante le mie vittorie personali, ma più a livello di... sarebbe da parlare anche di quello, visto che in realtà molti che ti hanno conosciuto anche proprio per il pilota che sei anche nel sim racing. David Greco! E adesso inno nazionale. Lo sai ancora perché noi ci siamo parlati anche prima, viene anche richiesto da altri team, fai collaborazioni, insomma, sì, sei un pilota che sanno che quando ti prendono e stai in squadra con loro
hanno una sorta di minimo garantito del risultato, cosa che non tutti si possono permettere oggi, magari anche i piloti più giovani, però tu stai un pochino più grande, stai in questo modo da tanti anni, una consistenza diversa, diciamo pure. Sì, diciamo che posso dare molta esperienza e posso aiutare molto sui setup, questa roba qui, però a livello di guida mia sono onesto, è vero, 35 anni, non hai più i riflessi di 20 anni, di quando avevi 20 anni, non c'è niente, infatti con le GT ancora me la cavo, ma se mi vado sul mio stesso gioco F1 prendo un secondo. Prendo un secondo dai migliori, è assurdo. Quando è così frenetico, quello è molto ormai... riflessi perché è un continuo, cioè Sì. hai poco respiro, devi stare sempre in tensione, cosa che una GT riesce a avere dei momenti un pochino in cui sei non rilassato, però non con quella tensione. Senti, io con te anche volevo parlare di periferiche per capire oggi che cosa usi, perché so che anche tu hai la tua visione perché li hai provati tutti, anche tu sei uno che ha avuto la fortuna. Poi parliamo ecco della tua collaborazione, parlaci tu insomma anche tu di cosa hai, cosa usi. Allora, per lavoro, per quanto riguarda dover fare il handling per F1 e lavorare anche un pochettino sul force feedback, uso praticamente quasi tutti i volanti che ci sono in circolazione, da piccolo T150 al SimCube 2 li uso. Anche al Leo Bodnar, anche Leo Bodnar abbiamo il V2, ce l'ho qui ce l'ho in garage buttato da qualche parte perché semplicemente non riesco proprio a capire come faccio a costare così tanto. Beh, per un periodo io so che anche il costo è perché a livello di brand tutto era un prodotto diverso da tutto quello che esisteva, sì, dava una cosa molto particolare, da come ho capito, è una sicurezza, cioè tu avevi un prodotto di fascia alta sicuro al 100% perché non si rompe, tra virgolette non si rompevano, erano molto molto affidabili, almeno questo è quello che ho capito, per cui quel brand è andato insomma per un periodo, perché adesso non c'è più, perché fondamentalmente non li vende più, credo. Non li vende più ancora. Anche perché se li vende ancora a quel prezzo poi veramente a livello di anche software non ha nulla, si è un po' fermato. Si è fermato, sì. Comunque insomma ne provati tutti. Questo per lavoro e per sim racing a livello contrattuale, che non è male, a me piace moltissimo, però ovviamente non si può comparare a un Direct Drive, è il TGT. E adesso proverai anche il 2 o già ce l'hai? Ancora non me ne hanno parlato. Ok. Vedremo, però penso che a un certo punto anche solo per lavoro dovrò provarlo. Una cosa, vedremo. Però quindi visto che tu fai sim racing competitivo, sfatiamo questo discorso, sì, anche io il Direct Drive mi piace perché io faccio parte di una nicchia della nicchia, cioè dei sim racer a cui piace la simulazione. Sì. Però fondamentalmente per avere prestazioni credo che qualsiasi tipo di volante possa, o c'è secondo te c'è una differenza, cioè se più del volante pedaliera proprio a livello di sport sfrenato, di quelli tipo F1 eSport e tutto, pedaliera molto più importante. Se tu sei abituato con una pedaliera del G27, a livello di tempi, a livello di costanza non cambia nulla. Anche costanza secondo te? Quindi sì, perché sei abituato. È ovvio che se tu vai poi a una buona pedaliera solo a cella, semplicemente a cella, generico, non stiamo a parlare di aulico, tutto semplicemente a cella, da una G27 all'inizio vai più piano perché ti ci devi riabituare, però ti ci abitui abbastanza facilmente e vai come prima se eri molto allenato su una G27. Però per fare il contrario, ritornare dal G27 è complicatissimo. Una volta provata la cella. Però sì, esatto, una volta provata la cella rimani con quella e poi almeno è comunque un pochettino più realistico e a livello proprio di soddisfazione è molto migliore. A livello di volante io ti posso dire che allenato forse anche meglio con un volante molto basso, perché non hai il force feedback intrusivo proprio a nulla, anche perché nei giochi il force feedback ti deve dare tutte le informazioni che in realtà tu avresti sotto al culo, ma quindi non sul volante. Molte di più. Sì, e quindi in realtà il force feedback ti sta facendo muovere il volante molto di più di quello che tu faresti nella realtà. Senti, io approfitto della tua presenza qui, prima l'hai accennato, l'abbiamo già detto, la tua collaborazione con Formula 1, con Trasmaster, con Codemaster, quindi per quanto riguarda proprio l'handling del gioco.
Cosa per cui una cosa che vorrei sfatare, ne abbiamo già parlato anche noi in privato prima, sul discorso di simulare, cioè qualsiasi gioco, anche io faccio parte di quella nicchia che pensa che Formula 1 non sia un simulatore, però visto che tu ci giochi e lo conosci anche da dietro, è un gioco che anche lui simula tantissime cose. Le cose che cambiano tra un gioco e l'altro, perché io poi li chiamo tutti giochi per quanto molti si offenderanno, è l'handling poi che hai sulle mani, perché anche Project Cars 2, che io odio, però anche lui simula tantissime cose sulla gomma e quant'altro, però poi l'handling che hai sulle mani, che può piacere o non piacere, ti può far preferire un gioco rispetto a un altro. Sì, esattamente, alla fine tutti hanno un motore fisico, semplicemente è della fisica, fa calcoli fisici e la fisica quella è. Si può dentro quel motore fisico scegliere dei modelli di gomma piuttosto che altri, però alla fine quello che importa secondo me è quello che il pilota virtuale sente tra le mani e che feeling gli possa dare. Noi come F1 si simula tante cose, per esempio noi simuliamo il bagnato, iRacing no, abbiamo una cosa più simulata che loro. Poi mi sembra che ancora iRacing non ha diversi, non so se li ha messi, ma fino a poco tempo fa non aveva diverse mescole. Sì, questo mi pare che l'hanno aggiunte da un po'. Da poco. Noi sì, da sempre l'abbiamo. Poi si può dire come lo simula. Certo. Simula. Noi simuliamo anche le temperatura della carcassa e poi vederlo in live. Su iRacing per esempio non le puoi vedere in live, ti devi fermare e vedere quello che succede. È un po' di cose così. R-Factor 2 per esempio. Ecco, infatti qua volevo arrivare. Io qua volevo arrivare perché sì, so che anche il simulatore dove anche codi di più con il tuo team. Qual è a tuo piacere di guida? Non qual è quello che simula più di tutti, ma quello che ti piace più guidare quando così c'è una combinazione, una combo particolare? Forse posso dire invece che fa partire da quello che forse simula più di tutti, specifico poi per quel tipo di auto, è Assetto Corsa Competizione. Sono veramente dettagliati. Conosco Aris, è un maniaco del dettaglio. A simulazione lo saluto, spero che anche lui ogni tanto, perché so che ogni tanto mi guarda pure lui, quindi lo saluto sperando che si guardi ogni tanto vedo anche le sue live e mi saluta pure, quindi è molto simpatico Aris, è molto bravo in quello che fa. A livello di feeling per me, ma guarda, per me veramente per me è più e per la maggior parte dei nostri piloti, ma non tutti, R-Factor 2 è quello che ci dà il feeling di essere più di tutti dentro un'auto. Anche per me lo è, anche se è il gioco che gioco meno, te l'ho detto anche a te, non con tutte le auto, purtroppo ha dei limiti secondo me nei contenuti, però anche per me a livello di feeling con alcune combinazioni e combo anche per me è ma questo a me non piace per niente quelli che dicono il gioco che è il simulatore uso io, è il simulatore per eccellenza, è quello che simula meglio per te, magari ma per me magari è un altro, contando che anche sempre ci siamo detti prima, la realtà è un'altra cosa, diventa tutto molto soggettivo. Come hai detto prima tu, sono tutti giochi alla fine. Sì. Anche a me mi richiedono delle verità che non posso dargli, perché per me non è così, la realtà è un'altra cosa, ti do la mia impressione, quindi ognuno la deve prendere, la mia o la tua idea, come molto personale, ognuno deve trovare la propria strada su quello che a lui più dà. Forse la cosa più importante del software stesso, cioè di che software si usa, è l'hardware, ovviamente settato bene, però una bella pedaliera, metti pure idraulica di quelle migliori, un bel direct drive, a me piace più personalmente è il SynCube 2, non ci sono dubbi, anzi per quanto riguarda me, a livello un pochettino di driver e cose così, secondo me Fanatec è andata un po' indietro. Vabbè. Però poi io non parlo perché sennò poi dicono che sono di parte, però. No, ma io non sono di parte. A me, se tu prendi un DD1 o DD2, quello che sia della Fanatec, è gran volante. Cioè, se vieni da una cinghia, quello che sia, hai fatto un upgrade della Madonna e puoi iniziare a fare più simulazione. Quindi per me l'hardware è molto più importante, perché specialmente con il lavoro che faccio, se io provo le auto con G25 o volanti un pochettino più commerciale, oppure poi metto l'SC2, è ovvio che sento di più la macchina, force feedback che funziona bene. Quando facciamo le beta e mi dicono ma io non sento bene la macchina, che volante hai? Il T150?
Sì, Che posso fare io? Secondo me ogni hardware è ottimo per la fascia a cui si rivolge. Naturalmente molto spesso uno non deve pensare di comprarsi un hardware, diciamo, di fascia molto bassa e pretendere di simulare, non esatto. puoi Io ho un mio caro amico Michele che da poco è passato da un TS PC Racer a uno Sport, e anche lui ha scoperto tutta una serie di sfumature, certo, in un gioco che lui gioca poi con noi praticamente sempre a assetto corsa, e ha scoperto una miriade di sfumature che prima e per anni e anni non aveva mai sentito. Quindi è normale, purtroppo entro certi limiti uno si deve accontentare, ma secondo me ti puoi divertire con tutto se sei appassionato poi del tuo simulatore di auto, perché poi anche io sono in realtà un appassionato di auto vere, poi mi sono avvicinato al simulatore sempre per vie traverse perché ero appassionato di più per la realtà. Questo è un po' un ripiego, certo, anche per me. Senti, io volevo chiudere, diciamo, questa sorta di intervista chiacchierata che ci siamo fatti con quelli che possono essere dei consigli che David può dare a chi si approccia per la prima volta, o anche chi già corre magari in maniera un po' più seria nel mondo dei simulatori, qualsiasi sia il suo simulatore preferito, e magari voglia fare un passino più grande per magari entrare in un team o cercare di prendere un po' più seriamente questo, chiamiamolo anche sport, perché poi è un tipo di attività che molto si avvicina alla controparte reale. Tu cosa consigli? Cioè, qual è stato anche il tuo approccio? Dimmi un po' cosa ne pensi tu, cosa puoi dire a chi ci ascolta. La prima cosa è che ci si deve mettere degli obiettivi e lavorare verso quegli obiettivi e cercare di arrivare a quegli obiettivi per poi mettere altri obiettivi. Iniziare come primo obiettivo, tu proprio all'inizio che ti piace ma non sai benissimo così, il primo obiettivo è quello di cercare di fare più giri possibili, per esempio, senza errori, senza sbagliare chissà che cosa. Quindi, perché vedo se invece molti sempre cercare l'hot lap, cioè il giro soltanto con il tempo. Io non ho mai cercato l'hot lap, ho sempre, la mia forza è sempre stata, almeno lo era, la costanza, essere costanti è la cosa più importante. All'inizio è tutta una cosa mentale, inizia un po' piano e poi piano piano inizia ad aumentare il passo, la velocità, e vedrai che piano piano qualcosa fa click dentro e potrai andare a un passo sempre migliore facilmente. Senti, tu consigli di affrontare il percorso da soli all'inizio, oppure provare a cercare magari qualche piccolo team in cui magari puoi trovare la strada con qualcuno che ti aiuta un pochino, ti indirizza un po'? Allora, secondo me all'inizio si può fare anche da soli. Facevo tantissime gare di quelle pubbliche, mi piaceva moltissimo partire da ultimo, da dietro, e fare tanta esperienza. Quella è un'altra cosa, devi sempre pensare 2 o 3 mosse avanti di quello che può fare il tuo avversario. In questo modo puoi prevedere e non farti rovinare la gara. Quindi l'allenamento migliore è nell'online, cioè giocare sempre con persone, non soltanto fare hot lap da soli, giri, e non essere mai abituato ad avere un avversario che pensante, perché poi tante volte sappiamo anche l'intelligenza artificiale nei vari giochi, ma è tutta un'altra cosa quando c'è una persona dall'altra parte che può essere imprevedibile. Esattamente, quello è, perché poi io sento sempre ma è impossibile giocare online in questo gioco perché tutti ti buttano fuori. Questo capitava anche 20 anni fa. Non è il gioco, è tu che ti devi impegnare a capire come evitare certe situazioni, perché tante volte non si cerca neanche di evitare la situazione. Siamo copartecipi. Esattamente, si dà la colpa a tutti agli altri e si chiude il gioco e non si gioca più. E invece no, si deve perseverare e migliorare proprio questo. Un pilota nella realtà, e quindi anche nel simulatore, ne devi avere 360, perché devi usare tutti questi e più retrovisori, e così anche nel simulatore, e facendo così si migliora anche l'esperienza e si ottengono risultati. David, io ti ringrazio, è stata veramente una bella chiacchierata anche per me. Noi ci eravamo parlati qualche volta, ma mai, diciamo così, sono contento che hai accettato l'invito. E ragazzi, io vi saluto tutti quanti, spero che la rubrica continui a piacervi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.